Oggi abbiamo fatto la lasagna per 6 persone e vi facciamo vedere tutta la ricetta, il procedimento per farla perfetta. Con i nostri consigli non la sbaglierete più. Gli ingredienti che andiamo ad utilizzare per fare le lasagne al forno sono 300 g di carne macinata di maiale e 500 g di carne macinata di manzo, 200 g in totale di una specie di battuto formato da carote, cipolla e sedano, vedete, tagliati finemente. 600 ml di passata di pomodoro, questa è fatta in casa e siccome ce lo chiedete sempre, l'alternativa sarebbe prendere dei pelati e passarli. 30 g di burro, un bicchiere di latte e un bicchiere di vino, questi sono circa da 200 ml, un goccino di olio e sale. Per la pasta fresca utilizziamo 3 uova grandi, 300 g di semola, un pizzico di sale. Per la besciamella invece utilizziamo 800 ml di latte, 60 g di burro, 60 g di farina zero, mezzo cucchiaino di sale, noce moscata. Per il condimento delle lasagne utilizzeremo 250 g di mozzarella ben sgocciolata, circa 120 g di parmigiano. Cominciamo a dedicarci al ragù. Abbiamo messo un po' di olio in una pentola e stiamo mettendo la carne. Per i dettagli su come fare il ragù alla bolognese andate sul video che vi abbiamo già fatto vedere. Questa volta vi facciamo vedere solo alcuni passaggi, più che altro ci soffermeremo su quelli che sono gli errori da evitare quando fate le lasagne, visto che vi sono piaciuti tantissimo quando vi abbiamo fatto vedere come fare la pasta al forno perfetta. Stiamo aggiungendo il resto della carne. In ogni caso uno degli errori da evitare sicuramente è quello di utilizzare ragù e besciamella già pronti. Dovete usare necessariamente prodotti freschi di alta qualità, altrimenti comprometterete il sapore del vostro piatto. Questo se volete almeno una lasagna perfetta. Vi potete organizzare il giorno prima acquistando il macinato e mettendo già il ragù a cuocere in modo che abbia una cottura lenta e un riposo adeguato, in modo poi da non fare tutto lo stesso giorno, quindi potete anche portarvi avanti così, però evitate di acquistare tutti gli ingredienti già pronti, si sentirà nel piatto. Nel frattempo mettiamo a sciogliere il burro. Un altro errore da evitare è quello di fare il sugo troppo lento, quindi liquido. La lasagna bollita nel sugo non è per niente buona. Stiamo aggiungendo quindi le verdure al burro che si è sciolto. Facciamo soffriggere. Nel frattempo qui la carne ha rilasciato tutti i suoi succhi. Abbiamo messo, come vi avevamo già spiegato, una parte grassa, quindi non serve tanto olio. Quindi vedete, abbiamo contemporaneamente le due pentole sul gas. Stiamo mettendo la carne nel resto del soffritto, alziamo un po' la fiamma e amalgamiamo. Sfumiamo con il vino bianco. A questo punto ci mettiamo la passata di pomodoro. Noi ne mettiamo abbastanza, ci piace rosso, ve l'abbiamo già detto nel video del bolognese, sarà perché abbiamo la passata fatta in casa e quindi vogliamo che si senta. Poi sapete che della lasagna ci sono tantissime versioni, c'è quella verde, quella vegetariana, chi la fa con carne diversa. Quindi ovviamente si può personalizzare. Aggiungiamo anche un po' di acqua che abbiamo messo all'interno della bottiglia e aggiungiamo il sale. Per il sale ovviamente assaggiate, se ce ne vuole di più aggiungetelo. Raggiunto il bollore lo mettiamo a cuocere a fuoco lento per almeno un paio d'ore. Ogni tanto ovviamente controllate il vostro ragù, amalgamate e se vedete che si è ristretto troppo aggiungete del brodo o dell'acqua. Mentre il sugo sta cuocendo noi ci dedichiamo all'impasto della sfoglia, quindi stiamo mettendo le uova in una planetaria. Questa volta ve lo facciamo vedere nella planetaria, ma se volete vedere tutto il procedimento per fare l'impasto della pasta fresca a mano, abbiamo già fatto un video che è quello della sfoglia dei cannelloni. Stiamo mettendo il sale
e mettiamo anche la semola. Quindi questa volta facciamo impastare la nostra KitchenAid. Questo è giusto per farvi vedere come farlo con la planetaria, perché ce l'avete chiesto. La KitchenAid la lavorerà per pochissimo tempo, giusto il tempo di far assorbire, vedete, l'impasto, però ci risparmiamo un po' di fatica a mano. La KitchenAid ha lavorato la pasta per 5 minuti, la togliamo dalla foglia e adesso ci mettiamo appunto sulla spianatoia. Mettiamo un po' di farina sulla spianatoia e la lavoriamo un pochettino con le mani anche. La lavoriamo giusto 5 minuti con le mani, poi la metteremo in una ciotola e la copriremo con della pellicola per riposare un po'. Di tanto in tanto poi, quando si asciuga, oltre al brodo, all'acqua, ci mettiamo il bicchiere di latte che vi avevamo messo tra gli ingredienti e continuiamo a cuocerlo tanto tempo e lentamente. Una volta che il sugo ha raggiunto questa consistenza possiamo spegnere, vedete? Eccolo qui, non è troppo lento né troppo asciutto, una via di mezzo. Dopo un'ora che il nostro impasto è stato a riposare, ci dedichiamo alla pasta. Vi servirà una macchinetta per tirare la pasta, è una macchinetta che costa poco, la trovate anche su Amazon, ve la lasciamo in descrizione. La regola d'oro per una buona lasagna è usare una buona pasta all'uovo fresca. Non è che quella secca, pronta da usare, senza cottura, sia proprio un errore, lo sappiamo tutti che è più comoda, tuttavia la pasta fresca conferisce proprio un altro sapore alla preparazione della lasagna. Per prima cosa schiacciamo, vedete, il panetto tra le mani. Adesso vi facciamo vedere esattamente poi come utilizzare la macchinetta. Vedete, abbiamo messo il panetto schiacciato all'interno della macchinetta e la larghezza è la 1, quindi la più larga, e la passiamo. Pieghiamo il panetto su se stesso, schiacciamo un po' con le mani e lo ripassiamo, stessa grandezza. Ripieghiamo su se stesso. E a questo punto cambiamo invece la larghezza, mettiamo a 3. Quindi vi stiamo facendo vedere tutti i passaggi per fare la pasta con la macchinetta, nel caso dovesse essere la prima volta che fate la lasagna. La ripassiamo, sempre al 3 e adesso cambiamo, mettiamo a 5. Stesso procedimento, la ripassiamo. Quindi ad ogni grandezza si passa per circa 2-3 volte massimo, finché non ottenete una bella sfoglia sottile, non troppo sottile. Adesso vi facciamo vedere la nostra. La grandezza adesso deve essere quanto la teglia che andate ad utilizzare. Tagliamo, vedete, della stessa grandezza la sfoglia. Seguiamo un po' tra le mani. Ok. Non devono tirare molto, basta che sì.
quindi senza tirare troppo la sagomate un po' tra le mani della grandezza della teglia e la appoggiamo su un panno. Un altro consiglio che ci sentiamo di darvi quando utilizzate questa macchinetta è quello di non mettere poi la pasta alla tacca più stretta, perché magari la volete fare molto sottile la pasta, vi verrebbe troppo sottile. Per questo vi abbiamo detto noi utilizziamo 1, 3 e 5 se avete la stessa macchinetta, l'Imperial. La nostra teglia quindi è 35x20, abbiamo fatto 11 sfoglie. A questo punto ci dedichiamo alla besciamella, stiamo mettendo in un pentolino il latte. Vedete che fare la besciamella è semplicissimo, non compratela. In un'altra pentola stiamo facendo sciogliere il burro. Sciolto il burro si aggiunge la farina e si gira. Deve avere questo aspetto dorato e cominciamo a versarci dentro il latte mentre continuiamo a girare. Non ci devono essere dolori, vedi? E adesso lo lasciamo tutto. Ok, quindi abbiamo versato tutto il latte e stiamo continuando a girare finché non diventa un po' più cremosa. Sì. E la besciamella è questa. Stiamo continuando ad amalgamare, vedete sta cominciando ad addensarsi. Appena comincerà a bollire avremo raggiunto la consistenza perfetta della besciamella. Ed ecco qui, vedete sta cominciando a bollire e quindi abbiamo raggiunto la consistenza che volevamo per la besciamella. E spegniamo. Aggiungiamo un pizzico di sale e ci grattugiamo la noce moscata. Abbiamo messo 2 teglie con l'acqua dentro, siamo sui fornelli, ci stiamo mettendo il sale nell'acqua, quindi adesso andremo a cuocere le sfoglie perché si dà prima una sbollentata. Quindi olio, e accendiamo il fornello. La postazione vedete così, una prima teglia per cuocere, quindi che è sul gas acceso, una seconda per raffreddare e poi ci siamo messi lì uno scolapasta. Sta bollendo, quindi abbiamo cominciato a mettere la prima sfoglia. Per quanto tempo? Qualche secondo. Ok, qualche secondo perché possiamo pasta già fresca, togliere. vedete la togliete subito. La mettiamo subito nell'acqua fredda e subito ci mettiamo l'altra e scoliamo questa. Quindi questo è il procedimento che andremo a fare adesso per tutte le sfoglie e una volta scolate le poggiamo di nuovo sul telo. Preparato il sugo, preparata la pasta, preparata la besciamella, ci siamo, mettiamo tutto insieme. Quindi cominciamo mettendo sotto la besciamella. Alcuni commettono l'errore, non fatelo, di mettere la carta da forno sotto per non farla attaccare, ma non fatelo perché si inumidisce troppo, si attacca poi alla lasagna e diventa una cosa inguardabile, quindi quello è un errore da non fare assolutamente, ma fate come stiamo facendo noi, sotto ci mettete prima la besciamella e poi subito il ragù. Abbondate. Mi raccomando, vedete, dovete andare anche sui lati della teglia, altrimenti poi si attacca lì. In ogni caso sotto, vedete, abbiamo un po' abbondato con il ragù e la besciamella, così è sicuro che
che la nostra lasagna rimanga bella compatta, così quando andate a tagliare i quadrotti vi vengono belli perfetti. Primo strato. Dobbiamo fare l'assemblaggio in questo modo. Ok, quindi vedete l'abbiamo messa così come al lato della teglia. Ovviamente per poterla chiamare lasagna ci servono almeno 4-5 strati, altrimenti se sono meno non si può chiamare lasagna. Quindi siate generosi con il condimento tra uno strato e l'altro, ma senza esagerare, soprattutto se volete farla bella alta. Quindi vedete, le abbiamo posizionate 2 sfoglie ai lati della teglia, ci stiamo mettendo sopra la besciamella. Questa è la nostra tecnica, vedrete che se seguite i nostri consigli e tutti gli errori che dovete evitare, vi verrà una lasagna perfetta. Questo lo diciamo soprattutto ai principianti, chi non l'ha mai fatta, seguite tutti i passaggi e vedrete che non sbaglierete. Subito dopo la besciamella ci andiamo a mettere il ragù anche lì. Lo facciamo anche con gli altri lati della teglia. Ecco qui, vedete? Regolatevi così, vedete, deve essere alto più o meno la sfoglia che rimane fuori quanto la vostra teglia. E ci andiamo a mettere la besciamella come abbiamo fatto per le sfoglie che abbiamo messo ai lati. Ragù. A questo punto ci andiamo a posizionare la base sopra, vedete? Quindi altra sfoglia sopra. Una domanda che vogliamo farvi è questa: a che cosa pensate? A cosa associate voi la lasagna? Quale ricordo? Perché questo è un cibo tradizionale, sacro per gli italiani e tutti lo associano a qualcosa, a qualcuno. Nel nostro caso al nonno, perché il masterchef delle lasagne in casa nostra era il nonno. Era lui che utilizzava questo metodo per fare le lasagne. Quindi vedete, per metterla tutta insieme. E noi lo stiamo condividendo con voi. Quindi fateci sapere invece qual è il vostro ricordo. E ancora sopra besciamella e ragù. Questa è una tecnica fondamentale in modo che poi la vostra lasagna risulti bella compatta, il quadrotto perfetto. A questo punto ci mettiamo la mozzarella. Con questa ricetta la lasagna non la sbaglierete più, vi verrà davvero perfetta. Ci sono tutti gli ingredienti, tutti i procedimenti per farla perfetta. È una ricetta sicuramente impegnativa, stiamo mettendo il parmigiano reggiano. Non esiste la lasagna veloce, facile, con ingredienti tutti pronti e messi insieme, assolutamente no. Altra sfoglia e quindi altro strato, esattamente come prima. Besciamella. Ragù. Questa è una ricetta che sicuramente vi prende tempo, ma è soprattutto una ricetta che potete preparare in anticipo, quindi perfetta per quando avete ospiti, perché magari non volete farvi trovare i fornelli, ma volete chiacchierare con loro, quindi appena arrivano avete tutto pronto. È una ricetta che potete portare fuori per un picnic, quindi si presta benissimo e tra l'altro si può anche congelare se vi rimane, se proprio vi rimane. A noi non rimane mai, se la vogliamo congelare la facciamo di più, perché altrimenti sappiamo che se c'è sparisce. Però se la volete congelare si può tenere in freezer anche un mese, così la tirate fuori una volta a settimana
quando avete voglia di mangiare la lasagna subito pronta. Quindi è una di quelle ricette che si presta al famoso meal prep, sapete, quei video in cui vi fanno vedere come preparare tutto in anticipo, congelare in modo da avere sempre tutto pronto, perché magari avete una vita troppo impegnata per cucinare troppo spesso. Altro formaggio sopra, abbiamo fatto in tutto quanti strati? 6? 6. Ok. E chiudiamo, vedete, le parti che ci eravamo lasciate all'inizio, così. Questo era il metodo di mio nonno. Quindi stiamo mettendo la besciamella e di nuovo il ragù sullo strato superiore. Attenzione agli angolini perché spesso rimangono senza ripieno e si seccano poi in cottura nel forno. Ok che ci deve essere la crosticina, però non quelle parti senza ripieno ai lati. Mozzarella, parmigiano, e sopra l'ultima sfoglia a chiudere il tutto. Ragù e besciamella. Sopra si deve formare la crosticina, quindi abbondate pure e non deve essere secca. Vedete com'è bella umida sopra, così non si seccherà. Preriscaldiamo il forno, 200 gradi, ventilato. Tanto parmigiano sopra prima di andare in forno, così viene una bella crosticina. Ed eccola qui, la nostra lasagna è finalmente finita e la mettiamo in forno, 200 gradi, ventilato. Dopo 30 minuti di cottura la nostra lasagna è pronta, però lasciamo il forno 10 minuti aperto con la lasagna ancora dentro. Possiamo tirare fuori dal forno finalmente la nostra lasagna, è pronta. Se vi è piaciuta questa ricetta fatecelo sapere nei commenti come al solito, taggateci su Instagram se la rifate, mandateci le foto della vostra lasagna con la nostra ricetta, mandateci le foto su Facebook della vostra lasagna fatta con la nostra ricetta. E ovviamente sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tutta la ricetta scritta con tutti i passaggi se la volete stampare. Iscrivetevi al canale YouTube se volete vedere altre ricette come questa. Alla prossima ricetta, ciao!